proposito della parte più adulta, l'inconscio, il subconscio, tantissime citazioni, sono anche molto molto divertenti. Penso la sequenza onirica sia una delle più esilaranti degli ultimi anni. Allora voglio chiedere quanto vi siete divertiti a costruire questa scena, questa serie di scene che poi hanno anche un fondamento psicoanalitico. We had great fun reading Freud and Jung and all these guys. That it was actually pretty heady reading. Fun? Yeah. Fun. Well, it's always interesting to learn more about people, and I think that's the great fun of working on this film was all the research, learning about how the way we work. And you know, the fact is nobody really knows. So you have all these competing philosophies and theories. In the end, being that it's an animated film, we just went for what was the most fun, not the scientifically accurate necessarily. So, although we did learn a lot from doing the research, especially about the reason for emotions and the way we remember and forget and all that. But that's not really your question. With the subconscious, we kind of just had fun with that, and that was a little bit like a pop version of Jung, I think, the idea of psychology, the subconscious. Dream production, that was more just having fun with the idea that where does all this weird stuff come from every night? Why do I have these strange dreams? And the idea that it's just a bunch of guys with limited time and budgets just seemed very funny. The memory of, or sorry, the gum commercial. There were all these commercials that we grew up on in the States, Wrigley's, and there's a bunch of different ones, bubblegum commercials that all have these catchy little song hooks. So we tried to make our own version of that. Devo dire che ci siamo divertiti un sacco, divertiti alla grande, leggendo, studiando Freud, Jung e tutti questi tizi qua. Anche se devo dire che insomma non è stata una cosa leggera, però ci siamo divertiti anche perché comunque è stato molto bello, molto interessante cercare di capire e sapere di più di quello che è l'essere umano, di quello che sono le persone. Siccome poi fondamentalmente nessuno lo sa veramente come funziona l'essere umano, questo è il motivo per cui ci sono tutte queste filosofie, queste teorie, queste idee diciamo conflittuali tra di loro. Siccome i 7 nani all'epoca erano fuori da un lungo brainstorming per scegliere come dovessero essere, molti sono stati scartati prima di diventare i 7, mi domandavo qual è stato il lavoro di eliminazione per arrivare ai 5 sentimenti. Dopodiché poi c'è una curiosità, ma il topo morto è una strizzata d'occhio a Brad Bird e a Ratatouille oppure è casuale? Oh, they did this, yeah. So we did reference, or we tried a number of different emotions before we ended up with the ones we had. We did try pride and hope, and we had Schadenfreude, which was of course the joy in other people's pain, you know, Schadenfreude. I'm not sure if that's a German word, of course. And then what else did we have? We tried a bunch of different things. In the end, we ended up with, we didn't want to have a room full of people running around, so many characters you couldn't keep track of, so 5 seemed like a good number. And some of the qualities in some of these other characters, like hope, we ended up giving those to joy. So joy is a little bit of a best hits of some of the positive emotions in the film. Devo dire che abbiamo fatto riferimento a diverse emozioni, nel senso che abbiamo cercato, all'inizio era più affollato, ce n'erano di più, avevamo provato anche con l'orgoglio, con la speranza, Schadenfreude, cioè la gioia al dispiacere, alla sofferenza degli altri. E poi però ci siamo resi conto che non aveva molto senso affollare la stanza con tutti questi personaggi che andavano e venivano, correvano, di cui non si riusciva a tenere traccia, e quindi per esempio con Speranza abbiamo pensato di prendere le caratteristiche e di attribuirle a Gioia, per cui Gioia è un po' la somma di alcune caratteristiche fondamentali di quelli che possono essere i sentimenti positivi. Abbiamo pensato che 5 fosse un numero sufficiente. And yeah, we wanted Riley's new house to be just a little off-putting, and we thought of this idea of having a dead mouse, and I thought, I know just the guy. He's acting. He's just acting. You know, he's not really dead.
E poi quest'idea, no, quando abbiamo pensato alla nuova casa dove si stavano trasferendo, abbiamo pensato che volessimo una casa che potesse avere un po' un effetto quasi respingente, che non fosse proprio gradevole, accogliente e piacevole, e abbiamo pensato cosa possiamo fare per renderla ancora di più, e quindi ci è venuta l'idea del topo morto, anche se devo dire, ammettere che il topo in realtà non è morto, sta recitando, finge di essere morto. We talked to a lot of different scientists about emotions, and none of them answered the same way. Some people said that there were 3 basic emotions. Other guys said there were 27. So there was not clarity and agreement amongst scientists to this day about how many emotions we actually have. So in a sense, that was good news for us because we got to just make up what we wanted. Joy, we wanted to have her the most fleshed out, the most rounded, multifaceted of the characters. So the idea that she had more than just a sort of monochromatic color scheme appealed to us because that sort of visually says that she's the most complex. We also like that because of her journey, it's a little like foreshadowing that her hair color is blue. So that was the reasoning behind that. Abbiamo parlato con diversi scienziati relativamente alle emozioni e non abbiamo ricevuto da questi scienziati mai la stessa risposta, non c'è accordo tra loro in circa quali sono le emozioni, il numero di emozioni, quali sono le emozioni che noi proviamo. Uno ci ha detto che sono 3 le emozioni di base, un altro ha detto che sono 27, quindi non c'è chiarezza, non c'è accordo tra di loro, il che per noi ci è fatto anche comodo, ci è tornato a favore, perché in questo modo abbiamo potuto creare quello che volevamo diventare. E l'idea di far sì che Gioia fosse quella più, era proprio l'idea di avere un personaggio che avesse più sostanza, che avesse più corpo, che fosse veramente versatile, poliedrica, che fosse più un personaggio a tutto tondo, piuttosto che darle una scala solo monocromatica, perché da un punto di vista anche visivo ti dà maggiore idea, il fatto che lei fosse fatta di più colori ti dà maggiore idea della complessità del personaggio stesso. E poi, considerato il viaggio, il percorso che Gioia fa, i capelli blu sono una specie un po' di premonizione rispetto a quello che poi sarà il finale del film. Da un lato avevamo il dubbio che i piccoli non lo potessero capire, dall'altro sembra che appunto sia molto dedicato e possa piacere, qui insomma, almeno per noi è stato così, agli adulti. È stata una decisione che avete preso ancora prima di cominciare a scrivere, a fare un film un po' più da grandi. Yeah, it's a question we get often. The only answer I have is I make the movies for me, sort of selfishly. I want there to be something interesting and engaging. If I know I'm going to spend 4 or 5 years of my life on this, I want it to have some depth to it. Knowing, of course, that kids are going to see it, so there are going to be elements that appeal to them and that you visually explain things instead of verbally explain them and so on. But yeah, I feel like there has to be something there for adults to make it worth. I mean, I had this amazing opportunity to make these films. People ask me to come up with ideas, and then I work with an amazing crew, and then thanks to Disney we have this massive platform where we go out in front of everyone around the world. It's overwhelming, and so I really want to make the best use of that as possible. I feel like I'm a super lucky guy to be able to do all that. So we pour ourselves, every ounce of ourselves into these movies. Ma questa è una domanda che ci viene posta molto spesso. A dire la verità, io questi film li faccio per me, egoisticamente, visto che mi dico, se devo trascorrere 4 o 5 anni della mia vita a lavorare su qualcosa, questo qualcosa mi deve interessare, deve essere interessante, deve essere qualcosa che mi coinvolga, deve avere una certa profondità. È ovvio che
il film lo realizziamo per i bambini, quindi molte cose vengono espresse in maniera visiva piuttosto che in maniera verbale, però è ovvio che c'è l'elemento che riguarda gli adulti, ci sono gli elementi che riguardano gli adulti, perché comunque per poter funzionare, per poter attirare deve avere un qualche cosa che abbia interesse, che agganci l'adulto, e mi dico sempre che questa è un'enorme opportunità. Mi viene chiesto di presentare delle idee per farne un film, ho una troupe di animatori, di troupe che lavora su questi film, che è fantastica, che è eccezionale. Abbiamo la Disney che ci dà questa grandissima, bellissima piattaforma per far sì che il nostro film, che il nostro lavoro giri il mondo e venga mostrato veramente a milioni di persone. Mi sento super fortunato e noi tutti diamo l'anima per la realizzazione del film. Il film esce il 16 settembre, siamo reduci, molti di noi sono reduci dalla Mostra del Cinema di Venezia, ne parlavamo prima con Pete, dove un film in stop motion di animazione ha vinto il Gran Premio della giuria. Inside Out ha fatto furore a Cannes quest'anno, non in competizione. Continua il momento d'oro dell'animazione, è una delle cose più belle che vediamo al cinema oggi, è l'animazione, e quello che fa la Pixar e la Disney insieme continuano a essere dei miracoli come Inside Out. Grazie a Pete Docter, grazie a Bruna Gammarano, bravissimo, grazie Bruna.